Ciao ragazzi, come sempre ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Quale occasione migliore se non l'imminente arrivo della Coppa Italia Slot per parlarvi di un'altra gruppo C? Sì, perché alla Coppa Italia si correrà una mini endurance a squadre proprio con queste vetture del marchio italiano Slot It. E allora sul tavolo di Slot Car Tech c'è la nuovissima British Barn BB90R di Slot It, che come tutte le altre vetture mira a diventare una delle vetture di punta per questa gara nazionale. Spostiamoci dunque come sempre sul tavolo di Slot Car Tech visione dall'alto e andiamo a farne l'unboxing. Classica come sempre la confezione di Slot It, l'inconfondibile colore arancione della confezione che racchiude la più sofisticata teca in policarbonato trasparente che ci fa già vedere ampiamente il modello in ogni suo dettaglio. Vado così a sfilare la confezione arancione, rimaniamo solo con la teca in policarbonato trasparente, dove nella parte anteriore andiamo a leggere anche i riferimenti della vettura che è contenuta, ovvero in questo caso la British Barn BB90R, e la gara di riferimento è la 1000 km di Suzuka del 1990, mentre i piloti sono stati Yoneyama, Asai e Fukuyama. Giriamo sottosopra la nostra teca e andiamo come sempre a trovare i vari pezzettini per andare a digitalizzare la nostra vettura e poi l'immancabile chiave a brugola per andare a svitare i grani che sono contenuti all'interno della vettura. Ne abbiamo qui anche due di riserva o che possono essere inseriti negli appositi supporti per andare a regolare l'assale anteriore della vettura. Togliamo la teca in policarbonato trasparente, dove viene via anche la pratica copertura in termoformato che va a proteggere completamente tutta la vettura da eventuali urti durante il trasporto, e abbiamo così fra le mani questa splendida vettura di casa Slot It. Come sempre molto bella, molto ben rifinita, perché Slot It ci tiene a realizzare i propri modelli molto simili a quelli reali, per cui ogni dettaglio, ogni singola tampografia è studiata in modo da andare a ricreare perfettamente il modello in scala 1:32. E dobbiamo partire subito con una nota di merito per questi splendidi cerchi che troviamo sia nella parte anteriore che nella parte posteriore della vettura. Vanno a ricreare i classici cerchi BBS, in questo caso li abbiamo di color oro con il dado argento, così come la parte esterna del cerchio, quindi dei cerchi bicolore, che rendono comunque la vettura molto affascinante. La vettura ha un classico colore bianco interfacciato a questo rosso deciso e poi questa striscia di color oro che va a dividere le due colorazioni, e vi dico che è una striscia di tipo metallizzato, quindi non si vede dalla telecamera, ma vi assicuro che dal vivo è veramente molto bella. Mi piacciono anche gli specchietti, sono rifiniti con cura, così come i due tappi del carburante che sono posizionati in alto vicino all'abitacolo, e poi queste numerose prese d'aria che troviamo un po' sparse per tutta la vettura. Bello e decisamente anche solido l'alettone posteriore, infatti abbiamo un doppio traliccio che va a sorreggere tutta la parte posteriore dell'alettone e lo rende decisamente solido. Qui nella parte posteriore troviamo anche il gancio traino, così come anche lo ritroviamo nella parte anteriore. Sono piccoli dettagli che però vanno a rendere la vettura molto più accattivante, così come queste vistose prese d'aria che troviamo nelle fiancate laterali sia di sinistra che di destra. Come sempre cura maniacale anche per le parti più nascoste, e in questo caso ci stiamo appunto riferendo all'abitacolo di questa vettura. Infatti il pilotino all'interno è decisamente molto ben rifinito, tuta, casco, guanti, abitacolo stesso tutto colorato, per farci capire quanta cura Slot It mette all'interno dei suoi modelli. E poi come sempre le ottime tampografie. Qui ad esempio anche in quelle più piccole, dove sono scritti i nomi dei piloti, sono perfettamente leggibili e non hanno la benché minima sbavatura. Insomma, un ottimo lavoro grafico e strutturale per questa vettura, che sono sicuro possa fare bella figura di sé all'interno del parco del gruppo C di Slot It. Girando la vettura sottosopra, una rapida occhiata a quello che è il telaio. Abbiamo il motore già nuovo, quindi con l'adesivino rosso sulla culatta, poi scorgiamo già una corona da 28 denti e come sempre un pick up a lama avanzata. Andiamo così a smontare questa vettura, lo facciamo attraverso queste due viti, ne abbiamo una nella parte posteriore, una nella parte anteriore, in modo tale da dividere telaio e abitacolo, e poi andiamo a vedere più nel dettaglio
sia l'una che l'altra parte. Come sempre viti metriche imperdibili dotate di rosetta. Questo sistema ci dà la possibilità già in primo montaggio di poter andare a far basculare la nostra carrozzeria sul telaio. In questo modo la vettura è praticamente pronta per poter essere già posizionata sulla pista ed iniziare a divertirci. Come per tutte le vetture partiamo sempre dalla carrozzeria. Come vediamo ci sono diverse prese d'aria, diversi intagli e queste vanno a concorrere per forza di cose alla riduzione generale del peso di questa carrozzeria. Infatti è decisamente molto leggera, ma girandola al contrario vediamo anche che Slot It ha lavorato parecchio per cercare di andare a limitare completamente tutte quelle che sono le parti non essenziali. Infatti in questo caso abbiamo un abitacolo decisamente molto ridotto e poi soltanto due appendici per i fari anteriori. Da notare qui anche sul lato ci sono dei pezzettini di plastica trasparenti arancioni. Perché? Perché in effetti questi pezzettini di plastica vanno a fuoriuscire poi sulla carrozzeria e vanno a creare una lucina arancione che sulla vettura originale era qui appunto vicino alla zona dell'abitacolo. Non c'è praticamente nulla di superfluo. Come sempre l'abitacolo è un abitacolo tagliato, un abitacolo molto stringato, molto sintetico. In questo modo andiamo, oltre che ridurne il peso generale, anche ad abbassare il baricentro della vettura, così tutto il peso che dovrebbe trovarsi in alto in realtà non viene praticamente quasi calcolato e aiuta la stabilità generale della vettura stessa. Anche per questa BB90R si è deciso per un telaio full flat, cioè un telaio completamente piatto. Come vediamo infatti il telaio non ha praticamente nessun fronzolo, anzi ultimamente il telaio diciamo si fa parte integrante un po' della carrozzeria. Ci sono infatti questi due triangolini rossi che servono per andare a completare quella che è la parte di carrozzeria. In questo modo si evitano dei pezzi di plastica aggiuntivi per quanto riguarda la carrozzeria e si utilizza invece la parte superiore del telaio a completamento della stessa, sempre per un discorso di pesi e di baricentri. Il telaio risulta quindi essere pressoché piatto, abbiamo solo un estrattore nella parte posteriore che va un po' a modificarne la sua fisionomia, la sua ergonomia, e poi nella parte centrale abbiamo lo spazio per il consueto banchino motore. La macchina viene dotata di un motore Mabuki UK a cassa corta, quindi è un motore che generalmente viene posizionato o sidewinder o inline, in questo caso lo troviamo inline. È un motore comunque decisamente potente anche se piccolo, è un motore che su questo gruppo C ci fa veramente divertire. La meccanica è una meccanica di tipo professionale, pignone da 9, corona da 28, gola in ottone. Ricordiamo che la gola in ottone ci aiuta con l'usura perché è meno soggetta al consumo delle pareti laterali e quindi aiuta un po' la stabilità dell'assale posteriore. In questo caso non abbiamo quindi quel fastidioso effetto di traslazione laterale dell'assale stesso. Un assale in acciaio, un acciaio rettificato che va a scorrere all'interno di due uniball posizionati direttamente all'interno di due supporti del banchino motore. Quindi se vogliamo possiamo dire che tutta la parte di meccanica e anche motoristica di questa vettura può essere facilmente sostituita semplicemente andando a rimuovere e sostituire quello che è il banchino motore. Il banchino motore è un classico banchino con offset 0,5, lo riconosciamo perché ha il colore grigio più chiaro, quindi si differenzia da quelli standard di colore nero. È collegato al telaio mediante i soliti 4 punti, ne abbiamo 2 nella parte anteriore, 2 nella parte posteriore, e poi presenta anche il magnete. Il magnete viene installato di default su tutte le vetture che andiamo ad acquistare perché facilita, aiuta per così dire un po' la guida per i meno esperti. In questo caso poi il magnete dovrà essere eliminato nel caso in cui si decida di partecipare o comunque di preparare la vettura per le competizioni. Cerchi posteriori in alluminio, mentre i cerchi anteriori sono i classici cerchi in plastica che servono a ridurre anch'essi il peso generale della vettura. Ma anche nella parte anteriore troviamo un assale in acciaio rettificato che va a scorrere sui suoi supporti dove è facilmente modificabile il suo assetto, quindi possiamo andare a decidere di alzare o ad abbassare il nostro assale posteriore intervenendo su 2 grani nella parte superiore e 2 altri invece nella parte inferiore del telaio. Questi
4 grani mi serviranno appunto per alzare ed abbassare l'assale anteriore, ma anche per dargli quel basculamento necessario affinché la vettura si accucci e si corichi in curva, facendo percorrere la curva alla massima velocità disponibile. I cavi che trasferiscono corrente dal pick-up al motore sono classici cavi in silicone flessibili dotati di un jack che ci permette appunto di andare a dividere queste due parti. Quindi in caso di manutenzione o anche, come dicevamo prima, di sostituzione dell'intero banchino posteriore, possiamo farlo senza andare a rimuovere per forza i cavi che si trovano all'interno del pick-up. Ma oltre a questo, il jack qui presente ci dà anche la possibilità di andare ad installare la componentistica per la digitalizzazione di questa vettura e quindi ci facilita un po' quello che è la manutenzione per andare appunto a correre sulle piste digitali. Proseguendo con la nostra descrizione di quello che è la meccanica della vettura, ci troviamo con il pick-up, un classico pick-up a lama avanzata. È un pick-up fisso, quindi non ha nessun tipo di basculamento in alto e in basso ed è un pick-up a vite. Come sempre Slot It non utilizza i capicorda per fissare i cavi motore all'interno del pick-up, ma semplicemente li inserisce e poi utilizza due grani posizionati nella parte anteriore del pick-up negli appositi fori per fissare i cavi alle spazzole stesse. Spazzole di tipo standard in rame, diciamo non troppo rigide, che ci danno così la possibilità di poterle utilizzare senza doverle per forza cambiare o comunque sostituire con altre più morbide appena togliamo la vettura dalla sua confezione. Parlavamo prima di pesi che sembrano essere sempre più leggeri perché Slot It nel corso di quest'ultimo periodo, di questi ultimi anni, sta cercando appunto soprattutto sulle carrozzerie di limitare molto quello che è il peso, quindi cercare di contenere per quanto possibile i grammi in eccesso della vettura, rendendola così molto più competitiva, e devo dire che il lavoro sta dando i suoi frutti. Sono infatti curioso di posizionare sia la carrozzeria sia il telaio e poi la macchina nel suo complesso sulla bilancia, per cui direi che sia arrivato il momento di fermarci con la descrizione della vettura e di prendere la bilancia per avere un altro responso. Già pronta la carrozzeria della vettura per la prima pesata, la posizioniamo sulla bilancia, abbiamo 17,4 grammi. Riposizioniamola nuovamente, 17,4 grammi. Togliamo la carrozzeria, prendiamo il telaio completo, lo posizioniamo sulla bilancia e abbiamo 51,5 grammi. Come sempre ci affidiamo a due pesate consecutive, abbiamo 51,4 grammi, quindi possiamo dire c'è un 0,1 grammo di differenza tra le due pesate, per cui 51,4, 51,5 grammi. Rimontiamo la nostra vettura e andiamo così a prenderne il peso generale. Vettura riassemblata, la posizioniamo sulla bilancia, abbiamo un totale di 69,3 grammi. Riproviamo nuovamente, 69,3,4 grammi. Quel 0,1 grammo che abbiamo trovato prima sul telaio ce lo stiamo portando dietro anche sulla complessità del peso della vettura, per cui diciamo ci sta, è un peso che si aggira intorno ai 69,4-69,3 grammi la vettura completa. Ricordiamo che ha anche il magnete che in questo caso ci serve solo come peso, ma togliamo la bilancia, prendiamo il calibro e andiamo anche a farne le misure, sia la lunghezza che la larghezza, e poi andiamo a vedere l'interasse. Una macchina sicuramente molto lunga, il calibro arriva giusto a filo dalla parte anteriore alla parte posteriore dell'alettone e ci dà un responso di 15,15 cm, quindi 151,5 mm. Una vettura abbastanza lunga e sicuramente questo giova a renderla anche stabile. Vediamo anche lateralmente quanto sono le sue misure. Partiamo come sempre dalla parte posteriore, andiamo contro la vettura nella zona delle ruote e leggiamo una misura pari a 62 mm, 6,2 cm. Spostiamoci anche nella parte anteriore, mi sembra pressoché uguale, forse un pelino addirittura più elevato, ma no, sempre 62 mm, quindi 6,2 cm. È più che altro un effetto
che abbiamo andando a posizionare effettivamente il nostro calibro, perché la vettura, come potete vedere, tende ad incunearsi leggermente nella sua parte posteriore e nella sua parte anteriore. La misurazione io però la effettuo sempre dove ci sono i due assali, anche perché quelli poi sono le misure massime di sporgenza che possiamo avere nel caso in cui andassimo a preparare la nostra vettura. Quindi sappiamo che al massimo la carreggiata può essere di 62 mm. Ma giriamo la macchina di taglio e andiamo anche a prendere la misura del suo interasse, quindi da centro ruota anteriore a centro ruota posteriore. Posizioniamo il calibro in questo modo e andiamo a leggere una misura di 83,5 mm, quindi 8,35 cm. È un passo importante, sicuramente la vettura si comporterà molto bene in pista, per cui ragazzi io non vedo l'ora di toglierla dal tavolo di Slot Car Tech e andare all'interno della sede dei Calabroni Rossi per provarla direttamente sul tracciato di gara. Ragazzi, questa Toyota della Slot It mi ha veramente sorpreso. Credetemi, non pensavo andasse veramente così forte. Appena l'ho messo in pista, fatti i primi giri, mi sono reso conto che tra le mani avevo veramente un missile. Perché non soltanto è veloce nei lunghi rettilinei, ma è decisamente stabile quando entriamo in curva. E anche l'uscita delle curve più veloci mantiene comunque un assetto sempre costante. In pratica una vettura che difficilmente ti dà l'impressione che possa uscire dallo slot. Ho provato così a spingere giro dopo giro, sono sceso su tempi molto ragguardevoli pensando che la vettura è appena uscita dalla scatola, quindi non gli ho fatto assolutamente nulla. Ruote anteriori completamente originali, magnete che in questo caso fa da peso perché la nostra pista è una pista che non ha magnetismo avendo le bandelle in rame ed essendo in legno, e ruote posteriori della mescola standard che viene utilizzata come primo montaggio. Insomma, sono proprio curioso di poterla preparare e portarla in gara alla prossima sfida con il gruppo C, perché vorrei fare un confronto non soltanto con la Toyota 86C che abbiamo visto in un precedente video, ma anche con la velocissima Jaguar XJ R10. Insomma, ancora una volta la casa italiana Slot It è riuscita a stupirmi, mettermi sul gusto e a farmi venire voglia di preparare una nuovissima gruppo C, anche se solo per l'ultima gara di campionato. È forse presto per cantare vittoria, però siamo davvero sulla strada giusta. Sono sicuro che con i giusti accorgimenti, con la giusta preparazione, possa competere a darmi pari con tutte le altre vetture, se non addirittura sopravanzarle. Ragazzi, io come sempre vi chiedo un like se avete trovato interessante quello che vi ho mostrato in questo video, se anche a voi piace questa nuovissima Toyota Slot It della categoria gruppo C. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti tutto quello che pensate. Noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video e io intanto ritorno in pista e vado a fare qualche altro ulteriore test con questa stupenda Toyota Slot It.